Ciao e bentornato sul mio canale. Io sono Nell'Irfa e oggi mi trovo su Arc. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti, lascia un bel like e condividi questo video. Se hai qualche domanda, fammela nei commenti. Iniziamo! Dunque, oggi andremo a parlare delle crocchette regolari, ossia le crocchette più facili. Per poterle fare abbiamo bisogno delle uova, le uova piccole nello specifico. Le uova piccole vengono droppate da alcuni animali, tra cui il dilo, il dodo, il cairuco, che sarebbe il pinguino, il listro, il parasauro, il tech parasauro e anche l'avvoltoio. Naturalmente devono essere tutte specie animali femmine. Considerando che i dodo sono già piena, ora andrò a prendermi qualche pinguino. Il pinguino è molto importante perché ci serve sia appunto per queste piccole uova, ma anche per la produzione del polimero organico. Allora, vediamo qua, ci dobbiamo recare a nord dove c'è il ghiaccio, in particolar modo dove c'è questo lago, e cercare degli esemplari di maschio e femmina in questo caso. Dunque, allora ho notato che i pinguini perdono parecchia vita se colpiti, quindi vi suggerisco di andare a utilizzare un fucile normale, quindi grigio, primitivo, con dei dardi. A questo punto partirà il taming, dovete semplicemente tamarlo come tutti gli altri animali. State attenti perché questa è una zona pericolosa e potrebbero arrivare anche dei lupi o altri animali pericolosi. Allora, questo qui ovviamente poi scappa. Vedete, allora adesso io sto utilizzando in questo video, in questo momento, un fucile ascendente, però vedete che col fucile ascendente molto potente gli va a perdere tanta vita, quindi o utilizzate balestra e frecce o al limite un fucile grigio primitivo con i dardi sedativi. In realtà questo animale si chiama cairuku, sarebbe una specie dei pinguini. Può essere poi preso con le zampine dall'Argentavis, praticamente un po' da tutti gli uccelli, anche la viverna, poi chi c'è? L'opettero, insomma vedete che lo potete portare quindi in questa maniera nella vostra trappola e tamarlo in tutta tranquillità. Dunque adesso mi avvicino alla trappola e lo faccio cadere con delicatezza. Mi raccomando, state bassi perché potrebbe prendere danni da caduta. A questo punto procedo con il taming in maniera normale, quindi vado a utilizzare il solito fucile e i miei dardi. Il timing è abbastanza lungo, non so perché questo qui si era mezzo buggato, purtroppo ogni volta succede qualcosa di particolare. Intanto per essere andata lì nelle zone di ghiaccio ho indossato l'armatura in pelliccia. Appunto vi dicevo che per chi non ha magari il torpore portato al livello 24-25, livello insomma 24-25 punti, è sempre consigliabile mettersi l'armatura in pelliccia perché gli fa molto freddo. Dunque allora adesso procediamo col timing. Questo, come potete vedere, mangia le crocchette di base che andremo poi a fare. Come seconda scelta il montone, poi la carne pregiata e infine la carne cruda, eccetera, la carne cotta, ma questo avrà un timing molto più lungo. Dunque allora adesso lo scopo è quello di tamare questo pinguino per poi andarne a prendere un altro di sesso maschile. Poi procederò con l'accoppiamento e farò nascere diciamo delle femmine in modo che mi daranno delle uova e poi altri nascituri li potrò anche uccidere che mi daranno direttamente in base il polimero organico. Ora vado a inserire appunto il montone come ho detto prima, l'inconscio scende un pochettino, ma anche questo non è un timing che andrò a fare con l'efficacia del 100% perché alla fine non mi interessano i livelli, perché questo qui è un animale che mi serve soltanto per la produzione di uova, quindi a qualsiasi livello l'uovo è sempre lo stesso.
Dunque, allora adesso sono tornata qui al lago ghiacciato per prendere un esemplare di maschio. Purtroppo i livelli sono un po' tutti bassi, ma come ho detto prima non ci interessa più di tanto. Allora, adesso ho cambiato il fucile, ho messo un fucile grigio con i dardi, quindi un fucile primitivo, e vedete che la vita non va più giù tanto come prima, perché quel fucile che utilizzavo prima era molto potente. Quindi adesso dovrebbe essere abbastanza facile. Questo è meno buggato di quell'altro, prende torpore, ma ci vorrà un po' di tempo per riuscire a tamarlo. Intanto guardiamo che non arrivi nessun tipo di animale pericoloso, anzi fammi andare a prendere l'optero, perché ho visto laggiù che stava arrivando anche un'aquila, un Argentavis. Qui potete trovare anche i cuccioli di pinguino. Comunque, eccoci qua. Torniamo al nostro taming. Ci vuole un po' di tempo, devo dire che pensavo che fosse molto più facile tamarli. Quindi procediamo. Aspetta, dove vai? Ok, vedete quanti dardi vado a sprecare. Allora, sta più di metà, buono. Dai, andiamoci dentro perché vedete che non perde vita. Rispetto a prima avevo il fucile ascendente e chiaramente fa un botto di danno, quindi gli andava a togliere parecchia vita. In alternativa utilizzate la balestra con le frecce se non avete il fucile ancora. Allora, finalmente è caduto e ora andiamo a procedere con il taming. Gli andiamo a mettere la carne, anzi in questo caso ho fatto la crocchetta. Ecco, te pareva? Insomma, ragazzi, cioè, sempre inconveniente. Va bene, adesso uccidiamo questa aquila. Speriamo che non mi abbia toccato l'animale. Fortunatamente era un livello 11, quindi non era molto forte. Intanto si è tamato il nostro pinguino e ora lo posso andare a incapsulare con la crio, oppure lo possiamo anche prendere in braccio e quindi portarlo in base. Adesso avrò un po' di difficoltà perché non riesco mai a... Cioè sembra la cosa più facile del mondo quella di andare a incapsulare nella crio l'animale, ma io ci metto sempre una marea di tempo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dai, su. Voilà. Ok, vabbè, qui vado a recuperare la sua crocchetta e ora andiamo in base. Dunque, allora, adesso sempre per fare il kibble, quello regolare, quindi il bianco, come ho detto prima, ci servono le uova piccoline. Altri animali che possiamo tamare abbastanza facilmente che ci forniscono, naturalmente l'esemplare femmina ci fornisce le uova, quelle piccole, sono gli avvoltoi. Gli avvoltoi si trovano un po' in tutta Ragnarok, sia in questa zona che anche nella zona del deserto. Comunque per praticità, che è più vicino, io li prenderò qua. Dunque allora dovrebbero essere più o meno in questa zona. Chiaramente quando sto andando a fare il video non ci sono mai. Proviamo a salire un po' sperando che non... Cos'è? Ah no, è una foglia. Di non incontrare qualche animale pericoloso. Allora, questo è un taming passivo, come dicevo prima, molto facile. Basterà semplicemente portare parecchia... Eccolo qui. Aspettiamo che si posa. Carne marcia, perché questi si prendono con la carne marcia, e metterla nel tasto 0, quindi dargli da mangiare direttamente quando loro si posano per terra. Allora questo qui è stato veramente molto facile perché era un livello bassissimo. Come potete vedere poi l'animale si può mettere anche sulla spalla. Questi animali sono molto utilizzati soprattutto quando si andranno a fare le grotte come autodifesa, quindi se riuscite a prendere i livelli alti fate un gruppo di 6-8 esemplari e dovrebbero aiutarvi parecchio all'interno delle grotte, perché essendo molto piccoli riescono a entrare dentro. Eccone qui un altro, comunque anche questo fa pietà. Vediamo se c'è qualche livello alto. Altra cosa importante è di stare molto attenti a non colpirli, perché quando ne andate a colpire un esemplare sarete attaccati da tutti i compagni della stessa razza lì intorno. Comunque li trovate più o meno qua, come ho detto poi Ragnarok è veramente piena di avvoltoi, li trovate anche tanti a sud, e vediamo se sono fortunata a trovare un livello alto. Dunque allora, cos'è?
non si vede un tubo. Ah, ecco, qui ce n'è uno già per terra. E là è un livello, non ho fatto in tempo a vedere che cos'era, ma mi sembrava che era alto. Allora, seguiamo, aspettiamo che si vada a posare a terra. Ho visto che si posano abbastanza velocemente. Ecco, si è già posato. Sì, sì, allora, anche questo si è sistemato subito. Vabbè, io ho il timing a 8 di velocità, quindi... E questo è buono perché è un livello 100, quindi addirittura femmina, siamo stati molto fortunati. Allora, adesso lo vado a incapsulare e lo portiamo in base, quindi poi adesso avremo abbastanza uova, comunque le avevo già messe via un po' piccole, per andare a fare appunto il keyboard, quello regolare. Allora, eccoci arrivati. Ma che vuoi? Aiuto? Ok, che brutti, santo cielo. Allora, qui ho fatto anche una costruzione con delle rampe, vedete, in modo che metterò qui tutti gli animali che mi producono uova, femmine naturalmente, e le uova vanno a cadere con queste rampe, scivolano. E così è molto più semplice poi andarle a raccogliere a mano. No, questo è nuovo fecondato. Sto facendo delle prove con il ptero per vedere se mi esce qualche ptero che ha magari una velocità superiore, ma credo che forse il massimo sia 135. Adesso sto facendo gli esperimenti. Dunque, allora, intanto c'è una nuova costruzione, ho fatto un nuovo recinto, ci ho messo dentro i dodo, i nostri pinguini e adesso ci metteremo anche gli avvoltoi. Ok, tanto stanno anche nascendo altri dodo. Ok, allora avvoltoio scendi. No, ma dove è andata a finire? Ma perché tutte le volte? Vabbè, comunque, dovrebbe stare qui dentro, dopo lo sistemerò. Ecco, questo. Ok, per fortuna è un'altra femmina. E qui i pinguini. E mi è morto il pinguino, non so perché. Poi cercherò di capire il perché di queste morie ogni tanto. Boh. Dunque, allora, dicevo, andiamo a fare il kibble, finalmente, la crocchetta, così terminiamo anche questo episodio. Qui ho messo a fare un po' di carne, a cuocere la carne perché ci servirà per fare appunto la crocchetta. Andiamo alla nostra cucina, dunque, allora, cerchiamo la ricetta dei cibi, eccola qui, questo qui bianco, appunto, cosa ci serve? Ci serve carne cotta, fibra, le bacche quelle gialle, le miglior bacche e le uova piccole e infine le bacche quelle rosse. Quindi io in teoria dovrei avere tutti questi ingredienti a questo punto. Le uova ricordate sempre di mettere in frigo perché vanno a marcire. Ah sì, bisogna accendere ed ecco qui il nostro, finalmente il nostro kibble regolare o la crocchetta di base. Mettiamola nell'inventario e andiamo a metterla subito in frigo perché anche queste qui, essendo cibo, vanno a marcire. Allora, no, vanno dall'altra parte. Ok, dunque allora adesso abbiamo finito finalmente questo episodio. Vi ringrazio, mettete un bel mi piace e nei prossimi andremo a vedere le altre crocchette come si fanno. Ciao e alla prossima!